Jannik Sinner conquista la sua prima vittoria ad Indian Wells battendo in 2 set 7-6, 7-6 il russo Daniil Medvedev. Prima di addentrarmi nel discorso vi ricordo, qualora aveste piacere nel seguire i miei video sul mondo del tennis e non solo, di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forsinetti e magari anche di lasciare un like proprio a questo video. Come dicevo, Sinner si è aggiudicato il torneo statunitense su cemento, diventando il più giovane tennista di sempre a vincere tutti i tornei su cemento. Quindi ha completato questo piccolo slam, potremmo dire, per quanto riguarda i tornei su quella superficie, che Sinner ha dimostrato essere casa sua sin dall'inizio. Non a caso il primo torneo del Grande Slam, l'Australian Open, l'ha conquistato lì e lo ha vinto anche 2 volte. Quest'anno no, quest'anno è stato Alcaraz a portarlo a casa. Però proprio in ottica race e non solo, questo successo è fondamentale per Sinner perché ha rialzato la testa proprio dopo la sconfitta contro Djokovic a Melbourne. Quindi secondo me è una vittoria molto molto importante in una finale tiratissima. È stato un torneo da parte di Sinner dominato perché comunque non ha mai dato segnali di cedimento e di difficoltà. Tutti ci aspettavamo una finale contro Carlos Alcaraz, che però non è arrivata, dato che lo spagnolo è stato battuto proprio da Medvedev in semifinale, come l'anno scorso, perché l'anno scorso Alcaraz si fermò sempre in semifinale, ma in quel caso a batterlo fu Draper, che poi andò a vincere il torneo. Questa volta colui che ha battuto lo spagnolo non è riuscito a portarsi a casa il titolo perché appunto c'era Jannik Sinner sulla sua strada. Bisogna dire sì che il torneo da parte dell'Alto Atesino è stato dominato perché in nessun match ha avuto chissà quali grandi difficoltà, ma la finale è stata molto più tirata di quello che ci si potesse aspettare, soprattutto visti i recenti confronti con Medvedev in cui Sinner aveva dato prova comunque di una certa superiorità. Anche qui ha vinto comunque in 2 set, non si è andati neanche al terzo set, però ci sono stati dei rischi corsi da parte dell'Alto Atesino sicuramente e io mi aspettavo magari una vittoria in 2 set come è avvenuta, ma non che si arrivasse in entrambi al tiebreak. C'è da dire anche che questo probabilmente è il miglior Medvedev degli ultimi 2 anni, perché da quando ha perso la finale in Australia contro Jannik Sinner nel 2024, poi Medvedev ha avuto non un crollo perché comunque è rimasto sempre sulla linea di galleggiamento tra la top 10 e l'essere appena fuori dalla top 10, però anche il fatto di essere uscito dai primi 10 lo ha condizionato psicologicamente e non è riuscito a rendere come avrebbe voluto. Sicuramente anche l'ascesa di Sinner, di Alcaraz, il fatto che Djokovic resti intramontabile, perché nonostante abbia qualche anno di meno Medvedev è più giovane di Djokovic, Medvedev è uscito dalla top 10, invece Djokovic è rimasto sempre lì saldamente attaccato al ranking nonostante le difficoltà, nonostante qualche problema fisico e nonostante l'età che avanza. Quindi anche lì quel paragone, secondo me Medvedev ha sofferto parecchio e lo si è visto anche dalle reazioni nelle partite che ha perso. Ieri invece non ha detto nulla, non poteva dire nulla, quindi la partita contro il russo in queste condizioni era un grandissimo banco di prova. Tra l'altro bisogna dirlo, sottolinearlo perché parlavo proprio di questo, Medvedev grazie alla prestazione a Indian Wells è tornato in top 10, è 10° nel ranking. Sinner ha avuto la meglio sul russo con una prestazione veramente solida, portando il primo set al tiebreak, ma diciamo che il coniglio dal cilindro l'ha tirato fuori nel secondo set, perché Medvedev ha infilato 8 punti consecutivi e non li ha infilati tra un game e l'altro qualunque, ma nell'ultimo game prima del tiebreak e poi proprio al tiebreak, portandosi sul 4-0 con 2 mini break di vantaggio. Sembrava una situazione veramente quasi irrecuperabile per Sinner, sicuramente molto complicata, e invece Sinner, complice anche qualche errore di troppo da parte di Medvedev, è riuscito a recuperare facendo 7 punti consecutivi e praticamente andando a chiudere quel parziale e prendendosi una vittoria più che meritata assolutamente. Però è lì che ha fatto la differenza ancora una volta la testa di Sinner, perché Sinner mentalmente è fortissimo, è uno dei più forti, non so se è il migliore, perché io avrei tanto voluto vedere la finale con Alcaraz, perché Sinner, che si è dimostrato veramente fortissimo a livello mentale, c'è qualcosa che accusa con Alcaraz, forse più che dal punto di vista mentale, proprio dal punto di vista del gioco dello spagnolo. E infatti il bilancio è favorevole proprio
ad Alcaraz e non a Sinner nei confronti diretti. È ovvio che la finale tra Sinner e Alcaraz non ce l'abbiamo avuta in questo frangente e non ce l'abbiamo avuta neanche in Australia, quindi continua a tardare per questo 2026, ma già alle porte c'è il Master 1000 di Miami e chissà che non possiamo averla lì, questa finale così attesa, o in uno dei prossimi Master 1000 su terra rossa, dato che questo sarà l'ultimo su cemento per il momento, quello di Miami, e poi ci sposteremo sulla terra rossa che porterà insomma agli internazionali di Roma, l'ultimo Master 1000 per quanto riguarda quella superficie, e poi soprattutto al Roland Garros, un altro appuntamento molto molto atteso. In ottica classifica, chiaramente Sinner, non avendo accumulato alcun punto in 3 mesi lo scorso anno, qui, come avevo sottolineato anche qualche mese fa, prima dell'Australian Open, può tranquillamente fare incetta di punti e guadagnare moltissimo, può guadagnare talmente tanti punti che si può riportare sotto ad Alcaraz. Adesso ne avevo già guadagnati 1000, mentre Alcaraz è rimasto esattamente nella stessa posizione dell'anno scorso, ha ripreso i stessi punti dell'anno scorso, non ha né perso ma non ha neanche guadagnato punti, e quindi per Sinner, se prima c'era un gap di oltre 3000 punti, adesso il gap è di poco più di 2000 punti. Vedremo cosa riuscirà a fare nei prossimi tornei. Chiaramente non possiamo aspettarci che vinca Miami, Madrid, Roma e Monte Carlo in serie, però come ho già detto e come avevo già ipotizzato qualche settimana fa, qualche mese fa, arrivando quantomeno in finale o anche in semifinale, Sinner si farebbe i suoi bei punti e poi si arriverebbe a Roma, dove l'anno scorso è tornato andando in finale e perdendo contro Alcaraz, per giocarsi forse il numero 1 del ranking. Ci sono tanti tornei in palio, ci sono tanti tornei, ripeto, non possiamo pretendere che Sinner li vinca tutti i Master 1000 da qui a Roma. Mi sembra abbastanza utopistico, dovrebbe giocare solo lui. C'è anche Alcaraz, adesso è uscito lui in semifinale, potrebbe capitare tranquillamente a Miami o più verosimilmente sulla terra rossa, dato che Sinner su cemento ha dimostrato di essere più solido rispetto alla terra rossa, che invece esca Sinner in semifinale, magari, o comunque un po' prima rispetto alla finale, e che Alcaraz va a vincere il torneo guadagnando qualche punto, perché anche Alcaraz comunque l'anno scorso in questo lasso di tempo non è che abbia brillato particolarmente, abbia fatto incetta di punti nel periodo di assenza di Sinner, altrimenti avrebbe anche potuto scavalcarlo prima. Però nella corsa al numero 1 del ranking, secondo me Sinner si è messo in una direzione molto molto buona portandosi a casa questa vittoria, e vedremo, perché come dicevo sono Miami, Madrid, Monte Carlo, Roma, 4000 punti che Sinner potrebbe fare. 4000 io dubito che li possa fare, poi me lo auguro che riesca a farli tutti quanti, che vinca tutti i tornei in serie, però 4000 punti veramente sarebbero molti, anche se ne facesse 3000 sarebbe tutto di guadagnato per lui, mentre Alcaraz qualcosina da difendere ce l'ha e al momento ha un margine di vantaggio di poco più di 2000 punti. Proprio per questo motivo consiglio di fare attenzione, alle prossime settimane saranno veramente decisive per tornare al numero 1. Poi il numero 1 c'è chi lo considera secondario. Secondo me, per un tennista così forte, per un qualsiasi atleta così forte, oltre a vincere il torneo, ovviamente si vuole arrivare sempre in vetta che sia un semplice torneo o che sia proprio la classifica ATP o che sia qualsiasi tipo di classifica di graduatoria. Per questo motivo sì, la vittoria del torneo in sé conta e forse potrebbe contare anche di più il semplice fatto di essere numero 1 o numero 2, che potrebbe cambiare poco, ma comunque nelle statistiche, in tutto quanto, io credo che essere numero 1, oltre che per le statistiche e che per i numeri, anche per lo stesso atleta, sia qualcosa di molto molto importante, anche se magari non lo danno a vedere e tendono a sottovalutare questo aspetto. Quindi io credo che ci tenga Alcaraz a restare numero 1, così come ci tenga Sinner a tornare in vetta il prima possibile, e come ho già detto i prossimi 2 mesi saranno determinanti per capire chi andrà o resterà lì su al numero 1. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.